Ciao a tutti, in questi video vi parlerò un po' delle varie tecniche organistiche, e qui abbiamo tutto quello che ci serve. Abbiamo, una serie di drawbars, in particolare 9 drawbars. Abbiamo la sezione, dedicata alla simulazione delle rotary speaker, che io consiglio di usare, sia manualmente, ma anche di avere la possibilità, l'opzione di avere un pedal switch, per poter avere le mani, diciamo, libere da questo compito. Poi abbiamo, la sezione delle percussioni che vi spiegherò. Abbiamo una, sezione effetti dove possiamo anche, diciamo, aumentare l'overdrive e dare più saturazione al suono. E abbiamo una sezione di equalizzazione, riverbero per enfatizzare, diciamo, il suono dell'organo. Importante, dimenticavo, il pedale d'espressione, in quanto l'organo non ha dinamica, come un pianoforte ad esempio, ma la dinamica è data proprio dall'uso del pedale d'espressione. Vi faccio un esempio. Quindi dà proprio espressività al suono. Dunque partiamo, dalle drawbars. Cosa sono le drawbars? Altro non sono che armonici che vengono aggiunti alla, nota reale. La nota reale è data in particolare dalla terza drawbars, che sarebbe la prima chiara. Tutte le altre aggiungono in ordine l'ottava inferiore, la quinta superiore alla nota reale, poi tutte le drawbars bianche o chiare aggiungono tutte ottave. Le drawbars nere aggiungono una quinta, una terza, una quinta e poi l'ultima drawbars bianca, appunto l'ottava superiore. Quindi diciamo che, l'organo elettromeccanico nasce proprio in sostituzione dell'organo a canne, anche se poi, avrà la sua piena dignità in tutti i generi, partendo dal gospel, gli spirituals, e trovando anche la sua voce, nel soul, nel funk, nel blues, nel rock ed anche nel pop contemporaneo. Infatti nei vari esempi che vi farò ascoltare, vi dimostrerò come l'organo si può adattare benissimo ai vari generi musicali, anche nel jazz. Ora vi faccio ascoltare, il suono dell'organo utilizzando la simulazione del rotary speaker. Ora uso il full organ, che equivale al ripieno dell'organo a canne, con tutte le drawbars verso il basso. Ora, utilizzo la velocità fast. Quindi ascoltate come l'uso delle drawbars è veramente fondamentale. Infatti l'organo ha una varietà timbrica, pazzesca. Io personalmente, essendo proprio amante di tutta la black music, in particolare del gospel, uso tantissimo le drawbars proprio per dare quella espressività, quasi per riprodurre, quello che farebbe un coro, no. Comunque ascolterete anche negli esempi musicali. Ora passiamo alla, sezione dedicata alle percussioni. Finora vi ho fatto ascoltare, un suono non percussivo. Con l'aggiunta della percussione il suono cambia notevolmente. La percussione è molto adatta anche per fare delle parti soliste. In particolare sto usando la percussione terza. La percussione seconda ha un suono un po' più cupo, che a me non dispiace, e poi possiamo usare la, funzione normal, in cui la percussione viene messa in evidenza e si abbassa il suono delle drawbars, il volume delle drawbars. Ora andiamo a colorire il suono con l'utilizzo della sezione dedicata al vibrato e al chorus. In particolare vi faccio ascoltare il chorus numero 3, che è quello più usato, e va a colorire il suono, in questo caso percussivo.
ma il chorus può anche essere usato chiaramente nel suono non percussivo. Per quanto riguarda la sezione dedicata agli effetti, ascoltate come, l'uso del drive, quindi dell'overdrive, colorisce ancora di più il suono. Uso, le 4 Dropbars e si dice 8, 8, 8, 8, che sono i volumi delle Dropbars. Uso la percussione seconda e vado ad aumentare l'overdrive. Quindi in una situazione magari anche rock. Invece in una situazione più jazz, diciamo che l'overdrive tendenzialmente è ridotto al minimo. Per enfatizzare la, percussione si può anche aumentare un po' il riverbero, è una diciamo, un trucchetto. Non è male. Nell'organo elettromeccanico conviene avere a portata di mano 2 differenti suoni. Infatti, qui abbiamo la possibilità di far andare il suono o nella sezione lower, o nella sezione upper. In questo caso sto usando la sezione upper, ma posso anche unire i 2 suoni e quindi splittando la tastiera, in questo caso, non si può fare nell'organo elettromeccanico diciamo, vero. Parte bassa, la parte bassa, quindi la parte lower, che io posso, usare con un suono suo, e nella parte alta posso usare un altro suono. Potremmo anche assegnare un secondo manuale e mandare il suono dell'over o dell'upper appunto nel secondo manuale in modo da suonare il l'organo, con 2 diversi manuali. Nel caso dell'USI, per sapere quale serie di drawbars sto usando, se upper o lower, posso assegnare, un colore diverso per ciascuno. In questo caso ho deciso di assegnare il color blu per la parte upper e il color rosso per la parte lower, che posso chiaramente editare distintivamente rispetto alla parte upper.